reInvent Recap, come sapete, è un evento che organizziamo con lo user group, in questo caso lo user group romano. L'obiettivo è quello di riprendere gli annunci che sono stati fatti a reInvent. Si chiama Extended Edition perché l'obiettivo è fare dei deep dive su alcune, diciamo, delle news, su alcuni lanci. In passato abbiamo parlato, per esempio, dei servizi lanciati sui dati. Per esempio Gianluigi, che è anche lui presente in questo meeting, ha raccontato tutti i servizi che sono stati lanciati sulla base dei dati, diciamo sui servizi che girano intorno al mondo dati. L'evento ancora prima abbiamo parlato di Control Tower e delle nuove funzionalità su Control Tower. Il prossimo mese ci sarà invece un evento sulla parte più serverless che farà Alessandro Marino. Quindi l'obiettivo del reInvent Recap Extended Edition è concentrarsi su una serie di news, una serie di funzionalità e provare a entrare un po' più nel dettaglio, fare in qualche modo un deep dive. Oggi parleremo di osservabilità, cioè che cosa è stato aggiunto, che cosa è stato introdotto al reInvent del 2022 sulle tematiche di osservabilità. Allora, partiamo. Intanto, due parole su che cos'è l'observability, no? E qui sono sicuro che ognuno di noi darà diciamo, una definizione diversa, A me piace usare la definizione, diciamo, che è quella che è stata in qualche modo definita da questo ingegnere dei sistemi, che poi in realtà è stato anche uno scienziato, Karl Ma, dove appunto lui definisce l'osservabilità appunto come la capacità di osservare un sistema, essendo appunto un ingegnere dei sistemi, osservare un sistema partendo dagli output che questo sistema produce. Okay? Ed è interessante perché è una definizione che va al di là del campo in cui si applica ingegneria, informatica, fisica, è molto generica, però secondo me trasmette molto bene che cos'è l'osservabilità e come si differenzia rispetto ad altre terminologie che conosciamo, no? Come per esempio il monitoraggio, la telemetria. Infatti ho riportato anche questa parte in arancione che secondo me è interessante perché fa capire anche la differenza tra monitoraggio, telemetria e osservabilità. Cioè il monitoraggio ci permette di vedere cosa sta succedendo all'interno del nostro ambiente, andando a graficare, andando a mostrare, andando a finalizzare quelli che sono i dati di una telemetria. Possono essere metriche, possono essere log, possono essere qualsiasi altra informazione. L'osservabilità in qualche modo sfrutta il monitoraggio per permetterci appunto di capire lo stato in cui si trova il nostro sistema e provare eventualmente anche a prevenire quelle che possono essere le funzionalità, le problematiche, più che le funzionalità, le problematiche di questo sistema. Infatti spesso il monitoraggio si fa sulla base di un qualcosa di atteso, ok? Vogliamo sapere la CPU, vogliamo sapere la RAM, vogliamo sapere il network in e il network out. L'osservabilità invece è molto più generica, l'osservabilità è voglio avere informazioni che poi correlandole tra di loro, piuttosto che andando a fare del drill down su queste informazioni, riesco a capire come sta evolvendo il mio sistema, come si sta comportando e magari riesco anche a intercettare piuttosto che a prevenire eventuali problematiche che con il solo monitoraggio magari non sono in grado di fare. Quindi è diciamo, una terminologia un po' più estesa rispetto al semplice monitoraggio. Vi ritrovate con questa definizione? La volete raccontare in maniera diversa? Qualcuno di voi la vuole raccontare in maniera diversa? La vuole spiegare in maniera diversa? O vi ritrovate? Ok, il silenzio mi fa pensare che più o meno vi ritrovate come Ma definizione. io mi ritrovo comunque. Ti ritrovi? Sì, sì. Ok. Poi ripeto, se la cercate su internet trovate, ognuno la dice in maniera diversa, però secondo me la definizione, quella di un sistema, è quella più classica. Calandola poi nel sistema informatico, probabilmente monitoraggio, telemetria fanno parte poi di quello che è la capacità di osservare il nostro sistema.
Mi presento, sono Paolo Atella, sono CTO e co-founder di TheCube. TheCube è un'azienda che fa training e consulenza sul mondo AWS, però lo fa mettendo le persone al centro, quindi qualsiasi cosa noi facciamo partendo dalle skill delle persone, cioè vogliamo far sì che le persone aumentano la propria conoscenza nel creare infrastrutture cloud. E sono AWS Hero, istruttore autorizzato da Amazon e aiuto, diciamo, Gianluigi piuttosto che altri ragazzi e lo user group romano a cercare di tenere viva la community. Allora, al reInvent, per quanto riguarda l'osservabilità, sono stati lanciati diversi servizi, diverse feature più che diversi servizi. Non c'è stato poi un servizio vero e proprio, più che altro sono state lanciate delle feature. Provo a elencarle velocemente. Su alcune non sono andato nel dettaglio perché o erano in preview o perché magari diciamo, non ho voluto approfondire in questo webinar le feature. L'unico su cui sono andato un po' più nel dettaglio è quello di CloudWatch, perché secondo me su CloudWatch sono state diciamo, sono state aggiunte delle funzionalità interessanti. In X-Ray è stato introdotto quello che si chiama il trace linking. Il trace linking all'interno di X-Ray è una funzionalità interessante perché in qualche modo crea un link in maniera automatica tra quelle che sono un produttore, un consumatore e una coda. Cioè, faccio un esempio, se noi vogliamo tracciare in qualche modo cosa succede quando un produttore, che può essere una funzione lambda per esempio, inserisce un messaggio in una coda e poi cosa succede quando la lambda function consumatrice consuma il messaggio dalla coda e quindi vogliamo tracciare cosa avviene all'interno di questo percorso, lo possiamo fare andando a utilizzare il tracing. Fino a qualche tempo fa, cioè prima del lancio di questa funzionalità, il tracing si faceva andando a istruire all'interno dell'applicazione con X-Ray diciamo, dei pezzetti di codice che servivano appunto a tracciare il percorso della chiamata. Invece con questo trace linking per applicazioni serverless, in particolare per Lambda con SQS, il linking è praticamente automatico. Cioè quando voi collegate una funzione Lambda a una coda in modalità producer e una funzione Lambda a una coda in modalità consumer, l'end-to-end viene automaticamente tracciato da questi due servizi, cioè da Lambda ed SQS. Al momento è disponibile solo tra SQS e Lambda. Secondo me il trace linking, siccome inizia a diventare interessante per l'osservabilità appunto, mi aspetto che piano piano sempre più servizi introducano questa funzionalità. Quindi oggi è SQS Lambda, domani potrebbe essere un Dynamo, dopodomani potrebbero essere un API Gateway, Cognito, altri servizi. Cioè mi aspetto che il trace linking automatico sia in qualche modo una sorta di feature che piano piano vado ad attivare sui miei servizi. Che cosa introduce? Semplicemente velocizza quello che è il trace tra questi elementi. Quindi, ripeto, si poteva fare già prima, però prima c'era da istruire del codice, adesso in qualche modo diventa una feature di questi due servizi, appunto SQS e Lambda. Altre feature che sono state lanciate su servizio Grafana Managed in AWS è stato lanciato il supporto alla VPC, nel senso che è possibile collegarsi ai data source rimanendo all'interno dell'ambiente AWS, cioè all'interno di una VPC. Infatti trovate qui sulla destra uno screenshot che ho preso da un piccolo test. Quando voi andate a creare il vostro workspace su Grafana Managed, potete scegliere se volete in qualche modo andare a utilizzare un workspace agganciato a una VPC, in questo caso questa è la nostra VPC, e in particolare gli potete dire su quali subnet posizionare le zampe. Cioè che cosa fa questo servizio? Questo servizio va a creare delle Elastic Network Interface su quelle subnet, potete agganciare a quell'Elastic Network Interface dei security group e quindi di conseguenza è come se il servizio Grafana e il data source sono in qualche modo collegati direttamente attraverso le Elastic Network Interface. Questa funzionalità fino a qualche tempo fa non era disponibile e per agganciare i servizi in qualche modo si doveva uscire dalla VPC, addirittura si doveva andare su un routing in qualche modo pubblico. Sempre gestibile con i security group, sempre gestibile con l'autorizzazione lato workspaces, però a tutti gli effetti il servizio era esposto al di fuori della VPC. Invece in questo caso è come se i servizi sono all'interno della VPC.
e dal punto di vista di security e compliance è un valore enorme, perché appunto i servizi sono in qualche modo all'interno del nostro perimetro di networking. Su Managed Grafana non è stata l'unica funzionalità, è stata lanciata anche un'altra funzionalità che si chiama Prometheus Alert Manager Rule, cioè la possibilità da un workspace di Grafana di poter in qualche modo importare gli alert di un Prometheus come data source. Qui trovate i 3 step necessari per fare una cosa del genere, cioè create il vostro workspace, abilitate la funzionalità appunto di Grafana alerting su Prometheus, come data source gli date appunto l'alert manager di Prometheus, dentro Grafana vi trovate tutta la parte di alerting che proviene da Prometheus. Voi direte, ma perché fare questa cosa se già Prometheus di suo ha una dashboard di alerting? Perché Prometheus di per sé non nasce per fare principalmente grafici o comunque mostrare le informazioni. Okay? Invece Grafana è un sistema molto utilizzato per fare questo tipo di attività, cioè raccogliere le informazioni e in qualche modo graficarle. E dare la possibilità di esportare, passatemi il termine, di linkare gli alert che provengono da Prometheus verso Grafana ci permette di implementare quello che solitamente si chiama il single pane of glass, cioè avere un unico sistema di monitoraggio, un'unica dashboard da cui poi arrivano più informazioni e quindi le informazioni generate da Prometheus non le guardo su Prometheus, cosa che potrei continuare a fare, ma me le ritrovo su Amazon Managed Grafana. Okay? Quindi va verso questa funzionalità qui. Su Prometheus Managed è stata anche introdotta la possibilità di supportare fino a 200 milioni di metriche attive. Allora, questo era vero fino al 15 novembre. Diciamo, durante il reinvent Amazon ha aumentato la possibilità di supportare fino a 200 milioni di metriche attive. Una metrica attiva diciamo, è una metrica che in qualche modo ha generato informazioni nelle ultime 2 ore. In realtà il 31 marzo, quindi diciamo nemmeno un mese fa, questo limite è stato ancora una volta aumentato e al momento Prometheus supporta fino a 500 milioni di metriche attive per workspace. Perché è interessante questo innalzamento dei limiti? È interessante perché su grossi sistemi, magari se avete un Prometheus Managed multi-account, multi-region, potrebbe essere un limite non banale e quindi estenderlo in qualche modo ci permette di far diventare veramente questo sistema come un collettore di tutte le informazioni. Se considerate poi che questi limiti sono per account / region, ovviamente la cosa si moltiplica. Per aumentare diciamo, questo limite potete semplicemente aprire un ticket verso il supporto AWS oppure utilizzare il service quota, qui ho messo uno screenshot, per passare da un valore di default al valore che invece vi serve, che ripeto al 15 novembre erano 200 milioni, adesso sono 500 milioni di metriche attive. Quindi in questo caso non si tratta di un vero e proprio servizio che è stato lanciato a reinvent, ma più che altro di un'estensione della capacità di questo servizio. Veniamo invece alla cosa che ci interessa di più, no? Alla cosa su cui poi vi farò vedere anche qualcosa di pratico. Cosa invece è stato lanciato a reinvent che impatta su CloudWatch? Allora, sono state lanciate 3 funzionalità, secondo me una più interessante dell'altra. La prima è la possibilità di poter avere l'Internet Monitor. L'Internet Monitor vedremo che è una funzionalità che ci permette di monitorare l'affidabilità, le performance, la disponibilità delle nostre applicazioni, però non lato applicazione, ma lato cliente, cioè come il cliente percepisce la nostra applicazione. Infatti quello che fa Internet Monitor è andare a sfruttare le sonde di AWS che sono distribuite geograficamente in tutta la global infrastructure per darci informazioni at the edge, cioè informazioni ai bordi della sua infrastruttura. E questo è interessante perché sono informazioni che noi non siamo in grado di intercettare, solo AWS ci può dare quelle informazioni. O meglio, potremmo farlo andando a istruire il codice per fare questo tipo di monitoraggio. Invece con Internet Monitor ce lo troviamo come funzionalità. Okay? La seconda funzionalità, anche questa interessante, è quella del cross-account observability.
c'è la possibilità di poter utilizzare un account come centralizzatore di tutte le metriche di CloudWatch, piuttosto che tutte le informazioni di X-Ray, piuttosto che tutti i log di CloudWatch Log, all'interno di un singolo account. Quindi immaginate una struttura multi-account, multi-region, ognuno con i propri workload che generano informazioni, generano log, generano metriche, poterle centralizzare su un unico account in modo che poi io da quell'account possa creare delle dashboard andando a selezionare la risorsa che sta in quella region, in quello specifico account, e anzi magari mettere in relazione più risorse su più account diversi. Okay? Anche questo prima si poteva fare, non era impossibile farlo, però richiedeva tutta una serie di passaggi, magari anche con delle code che passassero le informazioni da un account all'altro. In questo caso invece diventa una funzionalità a tutti gli effetti di CloudWatch, e vi farò vedere poi come poterlo implementare. Ultima, ma sicuramente importante per chi segue tutti gli aspetti di security e compliance, la possibilità di poter mascherare alcune informazioni all'interno dei log. Si chiama data protection o data mask, ed è la possibilità di poter identificare alcune informazioni sensibili all'interno di CloudWatch Log e automaticamente mascherarli, in modo che poi chi va a visualizzare i log non riesce a recuperare queste informazioni, a meno che non abbia i permessi per poterlo recuperare. Okay? Quindi su CloudWatch 3 funzionalità sono state lanciate all'ultimo reInvent: Internet Monitor, Cross Account Observability, Data Protection. Okay? Adesso le andiamo a vedere facendo una piccola demo, passatemi il termine, spero di non sudare come questo signore, però vi faccio vedere praticamente poi cosa inseriscono queste funzionalità. Allora, partiamo vediamo se riesco a recuperare subito. Perfetto. Allora, partiamo da Internet Monitor. L'ho attivato in questo account, come vedete è un account, una struttura multi-account con un'organization. Su questo account ho attivato Internet Monitor e andiamo a vedere un po' che cosa ci permette di fare questo servizio. Vado su CloudWatch. Allora, intanto CloudWatch, come sapete, ha diverse anime, no? La parte di allarmistica, la parte di log, la parte di metriche, la parte di X-Ray, che è stata in qualche modo inglobata dentro CloudWatch, la parte degli eventi, anche se poi gli eventi sono stati in qualche modo spostati verso Event Bridge, tutta la parte di application monitoring, cioè molto centrale sulle applicazioni, quindi vedere le risorse come un gruppo di più risorse, cioè vedere l'applicazione come un gruppo di risorse, con delle funzionalità interessanti, per esempio la funzionalità Synthetic Canaries piuttosto che la Real Usage Monitoring, sono tutte funzionalità di monitoraggio molto specifiche per le applicazioni. La parte di Insight, monitoraggio molto verticale sulla tipologia di servizio, container, lambda, sono un esempio. E in particolare nella parte di application monitoring trovate l'Internet Monitor. Ok? Allora, l'Internet Monitor va creato, va in qualche modo attivato, quindi voi semplicemente potete fare create monitor, date un nome al vostro monitor, VS Demo, specificate le risorse che volete in qualche modo monitorare. Che cosa significa questo? Significa che Internet Monitor andrà a tracciare le richieste che partono dal client e arrivano su una di queste risorse. E in questo caso posso scegliere o una VPC o una distribuzione CloudFront. Al momento sono le uniche risorse supportate. Però se ci pensate ha senso, cioè una volta che sono arrivato su una VPC, in qualche modo tutto ciò che mi serve poi per fare un'analisi più approfondita. A me interessa capire che cosa succede fuori dalla mia VPC, fuori dal mondo AWS. Quindi per esempio qui posso andare a scegliere la VPC che sta in Europa, e quindi la metto all'interno delle risorse. Poi vado a specificare il traffico che voglio monitorare, cioè se voglio monitorare una certa percentuale di traffico. Perché? Perché ovviamente all'interno dell'Internet Monitor ci arriva tutto il traffico che in qualche modo è destinato alla mia VPC e io posso decidere che percentuale di traffico monitorare. Perché questo è importante? Perché ovviamente più traffico monitoro, più informazioni ho, ma più traffico monitoro, più genero dei costi. Okay?
Quindi posso scegliere una percentuale che secondo me è utile per andare diciamo, a campionare quelle che sono le informazioni. Su questo poi ci torno dopo la demo, perché ci sono delle metriche di CloudWatch che ci aiutano a capire qual è il numero giusto di percentuale e soprattutto qual è il numero giusto di siti che io voglio monitorare. Che cos'è una siti? Come fa Internet Monitor a capire, a monitorare il traffico? Semplicemente il traffico arriva su un Internet Service Provider, dall'Internet Service Provider poi finisce probabilmente su una Edge Location, su una POP di AWS. Nel momento in cui arriva sull'Internet Service Provider, l'Internet Service Provider è in qualche modo identificabile attraverso un numero che si chiama Autonomous System Number, ma soprattutto questo numero può essere splittato per posizioni geografiche, città, metropolitane, e quindi qui vado a specificare il massimo numero di siti e quindi di gruppi di router, passatemi il termine, che in qualche modo voglio utilizzare all'interno del mio campionamento. Anche qui perché mi serve specificare un numero che può andare da 1 a 500.000, che è il numero massimo di siti che posso campionare, perché più è alto questo numero, più sono alte le informazioni che ricevo, però più vado a spendere all'interno di CloudWatch. Okay? Quindi trovare il giusto numero di siti da utilizzare per campionare le mie informazioni può essere interessante per aumentare la percentuale di traffico campionato, ma allo stesso tempo mantenere bassi costi. E come vi dicevo, ci sono delle metriche di CloudWatch che ci permettono di capire qual è il numero giusto da inserire all'interno di diciamo, di questo valore. Per adesso supponiamo di voler utilizzare un centinaio di siti, diciamo, che in qualche modo producono informazioni per il nostro Internet Monitor. Tutte le informazioni che vengono campionate da CloudWatch finiscono su CloudWatch Log, quindi in CloudWatch Log ho delle informazioni di dettaglio se voglio andare a campionare queste informazioni, ma posso anche in qualche modo pubblicarle su Bucket S3. Perché questo si fa? Perché magari su CloudWatch Log mantengo gli ultimi 15 giorni, gli ultimi 30 giorni, mentre magari su Bucket S3 posso mantenere tutte le informazioni. E poi i tag, ok? Tag, come sapete, ci servono poi per andare a vedere i costi piuttosto che filtrare le nostre risorse. A questo punto fate next e automaticamente viene creato il vostro monitor. No, adesso non faccio next per non creare un altro monitor. Una volta che lo avete creato, ve lo ritrovate qui nella lista dei monitor e i monitor possono essere attivi o inattivi. Quando sono inattivi ovviamente non generano costi, ma non generano nemmeno informazioni, e quando sono inattivi li potete addirittura cancellare. Okay? Andiamo sul monitor che ho creato qualche giorno fa, giusto per farlo lavorare un po'. Se entro dentro il monitor, la prima cosa che io trovo è una dashboard di overview, cioè mi fa vedere lo stato in cui si trova il mio monitor e mi dice: guarda, nelle ultime 2 ore il traffico che io ho monitorato è il 23% del traffico che ha attraversato la tua infrastruttura. Ok? Quindi questo mi serve già per capire qualsiasi informazione successiva che tipo di impatto ha sulle mie chiamate. Ok? Cioè, se ho un fail, se ho un disservizio, questo probabilmente impatta solo il 23% del traffico che in realtà ha attraversato la mia infrastruttura. La seconda parte è un overview in cui mi dà uno score in termini di availability e uno score in termini di performance. Cioè lui mi dice: guarda, in quest'arco temporale la tua availability è del 100% e le tue performance sono del 100%. Come calcola Amazon questi valori? Semplicemente ha delle baseline e confronta lo stato di availability e lo stato di performance delle ultime 2 ore con quella che è la sua baseline. Se sono all'interno di questa baseline il valore tende al 100%, se invece scendo da questa baseline ovviamente il valore diminuisce. Quindi l'availability e la performance non è una availability e una performance che è della mia applicazione, ma è rispetto alla baseline di AWS. Okay? Qui ho delle informazioni maggiori dove le performance piuttosto che l'availability vengono addirittura proiettate su un arco temporale che posso in qualche modo andare a customizzare. Per esempio, gli ultimi 3 giorni voglio vedere lo stato. E come vedete ci sono state delle interruzioni, ci sono state delle difficoltà in quest'arco temporale che va dalle 4
UTC alle 17, probabilmente UTC, dove mi dice che, proviamo a disabilitare tutte le informazioni, dove mi dice che il performance score è stato quasi sempre al 100%, tranne in alcune situazioni in cui è sceso al 93%, addirittura qui è sceso all'88%. Ok? Cosa è successo in quell'evento? Me lo fa vedere più in giù, dove adesso ci andremo a dare un occhio. Questo dal punto di vista di performance, quindi tempi di risposta rispetto a quella che è la baseline. Invece posso anche andare a mettere in evidenza la availability, che è sempre stata del 100%, ma posso andare anche a mettere in evidenza se ci sono stati dei momenti in cui alcuni internet service provider hanno causato dei disservizi e questi disservizi hanno avuto un impatto superiore al 5% del traffico della mia infrastruttura. Quindi in questo piccolo arco temporale e in quest'altro arco temporale un po' più grande e in quest'altro arco temporale ci sono stati degli eventi che hanno avuto impatti su almeno il 5% del traffico che è arrivato sulla mia destinazione, sulla mia applicazione. Ok? Se voglio un dettaglio ancora maggiore per geografia, mi fa vedere esattamente da dove arrivano le chiamate, sono quelle colorate più in grigio, ma soprattutto mi fa vedere dove c'è stata la difficoltà. E in particolare la difficoltà c'è stata in questa zona geografica, che poi andremo a vedere cos'è, piuttosto che in quest'altra zona geografica. E mi dice esattamente dove è stato il problema. Quindi, per esempio, lo 0,43% del traffico totale è stato in qualche modo compromesso da questa indisponibilità, da questa problematica. Così come qua mi dice che invece il 6,94% del traffico totale è stato in qualche modo compromesso a causa di questa difficoltà. Okay? Se ci clicco sopra, ovviamente posso zoomare per andare a vedere più dettaglio, però la cosa interessante è che qui mi fa vedere esattamente dove c'è stato il problema. Quindi in questo caso a San Francisco, California, negli Stati Uniti, c'è stato un problema su un internet service provider che è di Digital Ocean, che ha avuto un impatto sul 4,68% del mio traffico. Ok? Se ci vado dentro, mi dà delle informazioni in più. Mi dice che l'evento è durato 5 minuti, che appunto l'impatto sul traffico è stato del 48,68% totale, mentre l'88% diciamo sui client selezionati, cioè quelli che in qualche modo sono atterrate sulle siti che io avevo inserito come siti da monitorare. Ok? Quindi questo è un dato più generico, questo invece è un dato proprio riferito alle siti che io ho utilizzato come campionamento. E come vedete questa informazione è interessante, no? Perché questa informazione mi permette di capire, esempio classico, chiama il cliente e ci dice scusate ho problemi, l'applicazione sembra lenta e voi dai vostri sistemi di monitoraggio vedete che in realtà la vostra applicazione sta funzionando correttamente senza difficoltà. Internet Monitor vi può aiutare a capire dove sta il problema, perché Internet Monitor può dire ok, ma questo cliente probabilmente atterra su questo Internet Service Provider e il problema non è applicativo ma è proprio della connessione. Okay? Quindi sposta il monitoraggio verso il perimetro, come vi dicevo at edge. Su questa dashboard ovviamente avete una rappresentazione di massima in qualche modo generalizzata anche nell'arco temporale. Se invece volete entrare in dettaglio più dal punto di vista proprio della storia, potete entrare in questa tab che appunto è un explorer più dettagliato, dove anche qui potete in qualche modo selezionare l'arco temporale. Prendiamo sempre i nostri 3 giorni e come vedete vi fa vedere le informazioni di prima, però aggiunge anche altre informazioni, per esempio vi fa vedere i byte trasferiti in ingresso e in uscita, vi fa vedere il round trip time, che è interessante, ok? Round trip time basato sul 95esimo percentile, 90esimo percentile, 50esimo percentile, quindi vi dà delle informazioni interessanti anche per capire appunto il tempo che ci mette il mio pacchetto ad andare e tornare, ma all'interno di un percentile che solitamente è l'unità, più che unità di misura, diciamo, è il modo che si utilizza per andare a capire effettivamente l'impatto di una metrica del genere sui miei sistemi. Come sapete la media non sempre
è la cosa migliore da andare a graficare, da andare a misurare, invece il percentile è molto più vicino a quelle che possono essere informazioni utili poi per capire come comportarsi. E poi la lista di tutti gli eventi, in questo caso la lista di tutti gli eventi che si sono generati, mentre dall'altra parte avevo solo i top 5, se non ricordo male, qui invece ce li avete tutti e potete ancora una volta entrare nel dettaglio per capire cosa è successo. Okay? Poi avete un'altra sezione che si chiama Traffic Insight. Nel Traffic Insight potete fare ancora un po' di più di analisi. Qui vi dà, diciamo, delle informazioni di massima sul totale del traffico che è stato analizzato. Per esempio il time to first byte è interessante perché se questo valore in qualche modo è troppo alto, probabilmente dovete in qualche modo introdurre degli elementi nella vostra architettura, per esempio un CloudFront. Okay? Quindi ci sono dei valori che vi aiutano anche a migliorare la vostra infrastruttura. Infatti la cosa interessante è che qui avete dei suggerimenti su come ottimizzare il vostro traffico. Okay? Per esempio, vediamo se da qui si capisce, eccolo, ci fa vedere che utilizzando direttamente la region irlandese, il nostro tempo medio di time to first byte è di 26 millisecondi, se invece andiamo su CloudFront lo abbassiamo a 24,88. Okay? Adesso in questo caso la differenza è veramente poca, però in alcune situazioni queste suggestion possono effettivamente cambiare i tempi della vostra applicazione. Proviamo a prendere un altro, qui non ci suggerisce nulla, o meglio non fa confronti. Quest'altro invece già guadagna circa 3 millisecondi, quindi come vedete questa parte qui è interessante per capire come migliorare i vostri servizi. E per esempio vi fa vedere la differenza del time to first byte tra andare direttamente su EC2 piuttosto che utilizzare CloudFront. E come vedete i valori tendono ad abbassarsi e quindi a migliorare in qualche modo le performance della vostra applicazione. Quindi qui avete un elemento di massima che poi potete andare in qualche modo a sviscerare nel dettaglio. Qui avete invece quello che vi dicevo prima, cioè le siti utilizzate per il monitoraggio. Qui vi sta dicendo, in questa diciamo, linea, vi fa vedere le siti campionate, ok? Ora per ora, minuto per minuto, dipende dal dimensionamento, però vi dà un'idea di quanti siti state campionando. Qui invece vi dice quanti siti dovreste campionare per avere il 100% del traffico campionato. Questo che cosa significa? Significa che voi magari avete scelto di campionare 120 siti, però i vostri client, i vostri utenti sono così tanto distribuiti che in realtà servirebbero più siti per avere il 100% del traffico. E quindi più queste curve sono vicine, più voi state campionando la realtà del vostro traffico. Ok? E poi qui avete anche dei dettagli, per esempio posso andare a vedere il traffico totale con una granularità addirittura per città piuttosto che subdivision, quindi come vedete potete entrare anche nel dettaglio dell'Internet Service Provider, ok? Quindi per esempio qui ho la maggior parte del traffico che arriva dall'Olanda, poi un'altra parte del traffico arriva da UK, e così via, United States, Irlanda e company. Quindi vi fa vedere anche come è distribuito il mio traffico e posso in qualche modo andare a utilizzare metriche diverse piuttosto che granularità diverse. Per esempio, per quanto riguarda il time to first byte, l'Iran probabilmente è diciamo, la country più penalizzata. Poi, volendo, si può andare nel dettaglio e cercare di capire cosa succede, per esempio, con le suggestion. In questo caso mi dice che spostandomi dalla region irlandese a quella centrale, guardate qui, passo da 2824 millisecondi a 261 millisecondi. Ok? Quindi non solo vi fa vedere lo stato in cui si trovano diciamo, i vostri client al confine, ma vi dà anche dei suggerimenti per in qualche modo migliorare la situazione. Ok?
E poi in Monitor Detail invece è semplicemente una dashboard, una tab che racchiude un po' la vostra configurazione, il nome del monitor, la percentuale di traffico da monitorare, l'Amazon Resource Name, diciamo, sono informazioni relative alla configurazione. Ok? Quindi Internet Monitor aggiunge la possibilità di poter monitorare le mie applicazioni sfruttando le sonde che Amazon ha all'interno dei propri POP o all'interno delle proprie edge location, e quindi mi mostra ciò che il client vedrebbe dal suo punto di vista. Ok? Dubbi, domande? Vai giallo. Prima avevamo una funzionalità simile su Route 53, quindi quella viene proprio sostituita. Cioè, c'ha senso usarla quella lì ancora? Perché questo è molto di più, no? Esatto, hai detto bene tu, questo è molto di più, nel senso che Route 53 quello che faceva, almeno se ricordo bene, era utilizzare le edge location dove c'è il servizio Route 53 per andare a pingare il servizio nella tua region. Quindi il punto di controllo era la edge location di Route 53. In questo caso invece il punto di controllo è l'ultimo miglio, passami il termine, cioè sono agganciato all'Internet Service Provider. Quindi conviene usare questa. Qui lo faceva solo il check, poi non ricordo quali erano i costi, quindi magari può essere utile, ipotizzo, se mi serve soltanto fare nel check, usare quello, poi il Sì, costo. assolutamente. Cioè, se a te interessa solo sapere se quell'endpoint funziona entro un tempo timeout, Route 53 va più che bene. Se invece a te interessa sapere rispondere alla domanda, il sistema è lento, ma il tuo monitoraggio tipo Route 53 questa informazione non te la dà, allora ti serve Internet Monitor. Ok. C'era anche una domanda da parte di Emanuele. Sì, una domanda. Nel tab overview hai fatto vedere delle zone grigie nella cartina, sarebbero? Queste qui sono da dove proviene il tuo traffico, cioè da dove si stanno collegando i tuoi client. Ok. Ok? Altre domande? Ok. Torniamo alle nostre slide. Pricing. Internet Monitor ha un pricing che è di $0.01 per risorsa monitorata, la risorsa monitorata è per esempio la vostra VPC, e ha un 0.74 per ogni 10.000 siti monitorate. Ecco perché è importante, diciamo, in qualche modo andare a dimensionare correttamente il numero di siti che monitoriamo, perché questo in qualche modo ha un impatto anche sui costi. Okay? E quindi Internet Monitor aggiunge dei costi non esorbitanti, però aggiunge dei costi, quindi tenetelo in considerazione quando lo andate ad utilizzare. Arrivo subito alla domanda e finisco intanto questa parte qui. Vi dicevo prima, per rispondere alla domanda di quanti siti devo utilizzare, ci sono delle metriche di CloudWatch che potete andare a utilizzare. Per esempio, c'è una metrica che vi dice il numero di città che dovreste monitorare per avere il 100% del traffico, e quindi 152 più o meno, il numero di città che dovreste monitorare per averne il 75, il 50 e il 25. Quindi questa metrica già vi dà informazioni su quanti siti dovreste monitorare per avere il vostro traffico. Ovviamente è una metrica che cambia in continuazione, perché oggi potreste avere utenti che si collegano soprattutto da LMEA, magari domani lanciate un servizio che punta più agli Stati Uniti e quindi si potrebbe spostare il numero di siti da monitorare. Quindi voi vi fissate su un X% che volete monitorare e di conseguenza andate a dimensionare bene le siti monitorate. Okay? Poi avete un'altra metrica che vi dice esattamente la percentuale del traffico monitorato, e questo più vi spostate verso il 100%, più questo dovrebbe crescere. Okay? E questo invece è il limite che al momento è stato settato. Quindi al momento io ho settato un limite di 15 siti network. Ok? C'era una domanda forse da parte di Emanuele sempre?
No, mi hai anticipato e mi hai già risposto su questo discorso, grazie. Ottimo, ottimo. Quindi il numero di siti network è importante per avere l'X% di traffico monitorato, ha un impatto sui costi. Il mio suggerimento è createvi delle dashboard come questa che ho creato io, molto semplice, e fate le vostre considerazioni per arrivare alla percentuale che secondo voi è utile per andare a intercettare eventuali problematiche sull'applicativo o comunque sul traffico che arriva sul vostro applicativo. Qui vi volevo solo rappresentare un po' come funziona l'Internet Monitor. Come vedete, un client, prima di raggiungere una regione AWS, passa per un Internet Service Provider. L'Internet Service Provider ha diversi gruppi di router che in qualche modo rappresentano un autonomous system number o comunque un qualcosa del genere. Dopodiché atterra su una POP che finisce su una region oppure addirittura passa direttamente su una region. L'Internet Monitor quello che fa è mettere delle sonde proprio qui e quindi andare a intercettare quello che in qualche modo è diciamo, la comunicazione nell'ultimo miglio. Ok? Questo per diciamo, far vedere un po' graficamente dove si posiziona l'Internet Monitor, perché dicevamo prima, magari invece si posiziona qui e va a monitorare una risorsa che sta qui piuttosto che qualsiasi altra risorsa, quindi sta un po' più verso la region di destinazione. Cosa interessante sull'Internet Monitor è la questione dei dati. E la questione dei dati perché? Perché ovviamente i dati che voi andate a campionare con l'Internet Monitor sono in qualche modo dati che vengono presi in considerazione dal sistema di logging e di AWS. Quindi fate attenzione in termini di security e compliance che nel momento in cui abilitate l'Internet Monitor diciamo, tutte le informazioni del client entrano a tutti gli effetti in un sistema di monitoraggio di Amazon e quindi prendete le vostre accortezze per andare in qualche modo a pulire, nascondere quelle che possono essere informazioni sensibili. Ok? Ok, questo era per quanto riguarda internet monitoring. Non so se ci sono domande, se no passiamo all'altra funzionalità. L'altra funzionalità è quella, se vi ricordate, di cross-account observability. In questo caso torno sulla mia organization e vado sull'account dove ho deciso di centralizzare i miei log, quindi questo account che si chiama First Special Forces è l'account dove io voglio centralizzare i miei log, le mie metriche, quindi vado sul mio account, vado nel servizio CloudWatch, nella sezione Settings, trovo la configurazione del cross account logging, ok? E ho due sezioni. Una è gestire le sorgenti, ok? L'altra è in qualche modo configurare le sorgenti. Ovviamente questo account qui è l'account che centralizza le informazioni, quindi posso solo gestirle le sorgenti. Infatti se vado qui, lui mi dice, guarda, c'è un account che si chiama Terza Flotta, che in qualche modo sta mandando log, metriche e traces a questo account. Ok? E quindi qui dovreste avere la lista di tutti gli account che possono mandare informazioni a questo account. Quindi più account voi aggiungete, centralizzate, più questa lista si popola. Poi avete un dettaglio della configurazione. Il dettaglio della configurazione è l'Amazon Resource Name per fare il sync e il tipo di metriche che andate a condividere. Log, metric e traces. Potete scegliere voi. Potete scegliere se condividere tutto o condividere solo una di queste tre. Questa Amazon Resource Name è importantissima perché quando poi il source va a chiedere in qualche modo di collegarsi a un account centrale, deve condividere questa Amazon Resource Name, altrimenti non sa a quale account puntare. Ok?
Quindi vedremo lato source che poi per agganciarlo a questo account a un certo punto mi chiederà l'Amazon Resource Name. E quindi questa mi dice, eccomi qua, sono io la risorsa che centralizza le tue informazioni. E poi un'altra configurazione interessante è la configuration policy. La configuration policy è interessante perché definisce cosa io accetto e da quali account lo accetto. In questo caso il principal è star e quindi accetto metriche, log, tracing da tutti gli account, ma in realtà io posso fare una policy in cui dico accetto le informazioni solo da una determinata serie di account. In realtà non solo account, ma posso specificare anche unità organizzative. Ok? E soprattutto il tipo di azioni che accetto e le metriche che accetto. Quindi la configuration policy è quella che in qualche modo determina chi mi può mandare informazioni e che tipo di informazioni mi può mandare. Ok? Questo è lato centralizzatore, cioè lato account che riceve le informazioni. Se invece vado sull'account che genera le informazioni, in questo caso è l'account terza flotta, atterrerò sempre su CloudWatch, vado sempre in setting, ma questa volta vado in source account configuration. Ok? E qui posso andare a vedere le informazioni, intanto di dove sto spendendo le informazioni che sto spendendo su questo account, piuttosto che aggiungere un nuovo account a cui voglio mandare le informazioni. E come vedete, qui ho la possibilità di scegliere, voglio mandare i log, voglio mandare le metriche, ma non voglio mandare i traces, e dove li voglio mandare. Quindi quel link che io mi sono copiato prima, che identifica il CloudWatch dell'account centrale, lo vado a inserire qui dentro. E dopodiché gli dico, bene, ma quando poi vado a graficare le metriche, vado a cercare i log, qual è il nome che caratterizzerà questo account? Semplicemente posso utilizzare l'account name, posso utilizzare la mail o posso utilizzare una mail senza dominio. Queste sono le 3 scelte che posso fare. A quel punto faccio link e l'account viene linkato da quel momento in poi. Tutti i log e le metriche, non le traces, generate da questo account verranno pushate in maniera automatica e quasi real time all'account di destinazione, all'account 4435 e company. Ok? Bene, quindi lato sorgente molto semplice fare la configurazione, anche lato destinazione molto semplice. Ma una volta che i due si parlano, dove sono le informazioni? Beh, a quel punto vado sul mio account centrale, vado su CloudWatch, vado per esempio in metriche, scelgo una metrica qualsiasi, per esempio EC2, e guardate qui, c'ho l'account label. Quindi vado qui e scelgo la metrica che proviene da uno specifico account. E quindi la cosa è semplice perché all'interno del browser delle metriche non ci avrò più solo le metriche di questo account, ma ci avrò le metriche di tutti gli account attaccati a questo account. E quindi basta semplicemente selezionarle per in qualche modo graficarle all'interno di questo account. Lo stesso varrà per X-Ray, che però immagino che al momento non ci abbia nulla, piuttosto che per quanto riguarda i log, anche questi sono in qualche modo rappresentabili attraverso, diciamo, gli account. Vediamo se ce n'è qualcosa che posso usare, forse questo. No, non c'è nulla, però diciamo anche qui potete filtrare, vediamo se qui me lo trova, CCMD. Ah, eccolo qui, scusate, non lo vedevo. Vedete, questo log group proviene da questo account label, che guarda caso è l'account a cui appunto io ho attivato il cross account observability. Ok? Quindi stessa cosa, vado poi a scegliere quali sono i log group su cui voglio puntare l'attenzione. Ci siamo? Dubbi, domande?
Io volevo fare una domanda, mi sono perso la prima parte, forse, quindi l'avevi già detto. Ma Vai. non è una copia del dato, ma solamente un accesso da cross account, giusto? Esatto. Non è una Quindi, copia del dato, ma è solo un forward dell'informazione. ok, quindi anche il pricing rimane comunque al sorgente e non viene condiviso col destinatario. Esatto, infatti se poi queste slide ve le lascio, ma se andate sul sito di pricing di AWS vi fa appunto l'esempio in cui gli dice che il primo forward non ve lo fa pagare, perché effettivamente è un forward, ma poi se fate più forward, contemporaneamente ve le fa pagare perché quello a quel punto diventa una copia. Ok? Quindi per rispondere alla tua domanda, Alessandro, il primo forward è un forward vero e proprio, non lo paghi. Se però quel dato viene clonato perché va a finire su un altro account contemporaneamente, quello lo paghi. Ok? Chiaro. E poi vi dicevo l'importanza della policy per andare a specificare appunto cosa volete accettare e da chi. Quindi diciamo un focus sulla policy e sul pricing. Dubbi, domande su cross account observability? Ok. Datamask è la funzionalità che invece ci permette in qualche modo di filtrare contenuti sensibili all'interno dei nostri log. Ve ne accorgete già da questa, diciamo, da questa colonna, Sensitive Data Count, in cui lui mi dice che intanto non è attiva su questi log group, è attiva su questo log group e su quest'altro log group, quindi prima informazione, la data protection si attiva a livello di log group. Adesso vi faccio vedere dove si attiva. E aggiunge due colonne, una è appunto se la data protection è attiva o no, e l'altra è quante informazioni ha in qualche modo intercettato essere sensibili. Ok? Come funziona? Semplicemente vado sul mio log group, ho una tab nuova che si chiama Data Protection, che posso andare ad attivare. Anzi, proviamo a farlo su uno vecchio, così vi faccio vedere. Prendiamo questo. Vado qui, Data Protection. Non me lo fa creare. Perché non me lo fai creare? Titolo gruppo con the button below. Forse perché... Ah, scusatemi. Perché questo è il log che mantiene le informazioni dei log che sono stati in qualche modo mascherati. Ok? Quindi ovviamente non lo posso fare, cioè non posso fare un data mask su un log del data mask. Scegliamone un altro. Proviamo a prendere questo. Ecco qui, data protection, però nemmeno qui me lo fa fare. Forse perché questi sono log generati da servizi terze parti. Vediamo se ne trovo uno. Proviamo questo. No, non me lo fa fare. Forse perché qui sono in monitoring account. Fatemi fare un attimo una prova. Andiamo sull'account, quello che genera proprio i log. Questo è il bello della demo. Era andato tutto troppo liscio fino adesso, mi sembrava strano. Però proviamo ad andare qui. Log group. Proviamo ad andare non su questo che abbiamo visto che essere un po'. Proviamo ad andare su questo. Data protection, ecco. E allora sì, probabilmente non me la faceva attivare perché quello era l'account che riceveva le informazioni e come abbiamo detto è un forward, quindi non è lui ad attivare la data mask, dovrebbe attivarla l'account che genera le informazioni. Quindi basta andare su data protection, fare create policy, scegliere cosa voglio andare a nascondere. Allora, al momento posso nascondere solo questi campi qui, ok? Per esempio email, bank account, e come vedete ci sono le country supportate, l'Italia è una di queste, passaporto, e l'Italia è una di queste. Quindi vado a scegliere le una o più metriche che voglio, scusate, le una o più informazioni che voglio in qualche modo filtrare, quindi lui in qualche modo mi nasconderà l'indirizzo email e il numero del passaporto.
su quali diciamo risorse, in questo caso su CloudWatch Log. Scusatemi, questo qua sono già dentro CloudWatch Log. Qui è, una volta che l'informazione è stata in qualche modo catturata e nascosta, tu vuoi che questa operazione venga in qualche modo loggata ai fini audit? Sì. Allora, se volete che questa informazione venga loggata, dovete specificare dove. Ok? Quindi questo è più che altro un log di auditing del fatto che quell'informazione che è arrivata è stata in qualche modo nascosta. Serve sempre ai fini della compliance. E una volta che ho scelto i campi da andare a nascondere, faccio Activate Data Protection e da quel momento in poi qui dovrebbe iniziare ad aumentare il numero di count laddove quell'informazione effettivamente è un'informazione sensibile. Faccio vedere un esempio. Se andiamo qui, che l'ho usato per la nostra demo, e vado su Data Protection, lui mi dice che al momento ne ha trovati 2. Le informazioni sensibili che ho identificato in questo caso sono solo l'indirizzo email. Infatti, questo log qui è il log di una funzione lambda, che se io ci vado un attimo, vado sul lambda, è una lambda stupida, fatta veramente 5 minuti prima questa demo, è una lambda stupida che se vado a vedere il codice non fa altro che stampare un indirizzo email. Quindi se io lancio questa funzione lambda, ok, lui ovviamente mi ha stampato questo log. Se vado su CloudWatch Log della mia funzione lambda e vado a vedere lo stream che dovrebbe essere questo, vedete qui, lui mi ha nascosto l'informazione in maniera automatica. Ok? Se invece vado su un qualche log un po' più vecchiotto, l'informazione era in chiaro, perché non avevo attivato il data mask. E questo ci dice anche un'altra cosa, che ovviamente il data mask viene fatto al momento in cui arriva il log e quindi non è retroattivo. Ok? Vai Maurizio. Ciao Paolo, allora una domanda, questo filtro viene fatto sul campo message e funziona qualunque sia il contenuto del message, del log, perché nell'esempio sembra che quella entry nel log group contenga solo l'email. Se io invece ho una entry più complessa con, non so, un JSON con tanti dati dentro, comunque viene intercettato il pattern dell'email o della carta di credito o quello che è, e viene oscurata solo quella parte lì, non tutta la entry, corretto? Corretto. E la risposta è anche nel primo bullet point, dove appunto data protection sfrutta anche un po' il machine learning, modelli di machine learning per andare a intercettare i dati sensibili. Però ad oggi non è possibile definire un pattern personalizzato, diciamo. No. Devo comunque scegliere tra quelli. Ok, perfetto. Anche qui mi aspetto che un po' come hanno fatto su GuardDuty, mi pare, non mi ricordo se GuardDuty o Mesi, Parli di data protection e Mesi. Come hanno fatto su Mesi, che poi a un certo punto hanno aggiunto i custom field, dove tu potevi usare delle regular expression. Mi aspetto che a breve arrivi anche qui la possibilità di poter fare delle custom, diciamo delle custom rule. Ok, grazie mille. Figurati. L'ultima cosa, i dati sono nascosti quando arrivano, quindi attenzione che i dati vecchi non vengano in qualche modo protetti. C'è la possibilità che tu possa andare a vedere il dato nascosto, se ovviamente hai l'opzione di unmask all'interno della tua permission IAM. Infatti, se io torno nella mia dashboard e seleziono lo stream, posso fare mostra temporaneamente i dati protetti. Ok? Quindi se io clicco qui, adesso mi darà errore, anzi no, non mi ha dato errore, ha funzionato, e mi mostra il dato che c'era. Fatto bene? Non lo rifaccio, perché non sono sicuro di averlo fatto bene. Display, unmask, ok, vedete?
Ma questo solo perché io ho il permesso di Unmask all'interno della mia policy. Infatti io qui sono amministratore, quindi praticamente posso fare tutto. Dal punto di vista dei costi, la parte di Mask Data Protection ha un costo di 0,12 dollari per gigabyte di dato scansionato. Ok? E qui, se andate poi nella pagina del pricing, vi fa vedere anche degli esempi sul fatto che magari arrivano 30 giga di log e una parte di questi hanno il data mask, il data protection attivo, e quindi appunto su quelli si va a calcolare un 0,12 per gigabyte. Vai Simone. Ciao Paolo, dunque a me interessava sapere se ci sono dei tipi di integrazioni fra questa funzionalità e, che ne so, per esempio Mesi oppure, non so, Security Hub. Bella domanda. Allora, ti direi di no, però possiamo poi andare a verificare. Non so se quando CloudWatch in qualche modo nasconde un dato genera un evento, quello non lo so. Mhm. Andrebbe verificato. Che sarebbe poi interessante avere tutto sotto controllo, no? In un unico punto poi. Certo, certo. Ok. Ti direi di no, ma non lo so. Magari poi posso indagare, se serve lasciare un messaggio sul meetup. Perfetto, grazie. Figurati. Ok, allora con questo diciamo è finita l'overview, sono stato più o meno nei tempi, un'oretta, e giusto per fare un riepilogo, lato CloudWatch abbiamo visto Internet Monitor, quindi la possibilità di poter monitorare dall'ultimo miglio cosa succede alle chiamate dei nostri utenti, e quindi rispondere con un po' più di cognizione alla domanda: la mia applicazione è lenta, oltre a guardare il lato applicativo posso guardare anche il lato Internet Service Provider. Il cross account observability, che è interessante nell'ottica di una struttura multi-account dove alcuni account iniziano a diventare account shared, e poi il data protection, che dal punto di vista di security e compliance ci permette di nascondere dati sensibili nel momento in cui arrivano su CloudWatch Log. Ok? E con questo direi più o meno abbiamo visto tutto ciò che è stato lanciato alla reInvent diciamo di quest'anno, anzi dell'anno scorso, che come vi dicevo su CloudWatch abbiamo fatto questo deep dive, invece poi sono state lanciate anche diciamo feature su X-Ray, su Grafana, su Prometheus, e poi CloudWatch invece dove abbiamo fatto questo deep dive. Dubbi, domande? Ok. Io volevo fare una domanda invece per i prossimi eventi. Il prossimo tema, qual è quello che tratterai? La prossima session? Allora, la prossima sessione sarà guidata da Alessandro, giusto Alessandro? Sì, una sessione su le step function e nello specifico le mappe distribuite, che sono una nuova funzionalità che è stata aggiunta allo scorso reInvent per eseguire azioni su item S3 per esempio con una step function, quindi andare magari a fare operazioni in parallelo altamente scalabili su bucket di item in qualche modo con step function come coordinatore. Questo è il tema. Ok, grazie. In ogni caso, Emanuele, il nostro calendario, diciamo, lo aggiorniamo abbastanza frequentemente, quindi se hai un topic, soprattutto relativo a uno degli ultimi lanci a reInvent, magari scrivici e proviamo a fare il prossimo talk su un qualcosa di te che per te è importante. O meglio ancora, se tu hai avuto l'opportunità di poterlo sperimentare, quella funzionalità, e ti va di venire a raccontare al meetup i pro e i contro di quella funzionalità, siamo contentissimi. Perfetto, grazie. Grazie a te. Vedo che Alessandro ha pubblicato, anzi ci andiamo un attimo così
Questo qua è il prossimo evento, che sarà il 16 maggio, giusto Alessandro? Sì. Sì, corretto. Esatto, 16 maggio parleremo di Step Function Distributed Map Flow. Ok, non so se avete qualche altra curiosità, se volete chiedere un talk, se avete qualcosa di interessante che volete condividere con noi, altrimenti direi possiamo anche salutarci. Scusate, un'altra domanda operativa, diciamo. Nel momento in cui faccio l'export dei log mascherati, sull'export avrò gli asterischi, giusto? Esattamente. Ma se ho cliccato su show temporally show masked data, ancora l'export sarà mascherato, o in quel caso, dato che io ho anche la policy per l'unmask, posso esportare i dati in chiaro? Allora, il fatto di fare show data significa che in quel momento viene decrittografata in qualche modo l'informazione, però dentro lo stream rimane sempre crittografato. Quindi quando tu fai il get con la command line te lo ritrovi comunque crittografato, e ovviamente la command line puoi dirgli di decriptografarlo, di mostrarlo. Ah, ok. Quindi da command line hai la stessa opzione che hai dalla console. Puoi decidere di scaricarteli mascherati, così come puoi decidere di scaricarteli in chiaro. Va bene. Allora ragazzi, io vi ringrazio. Se avete poi dubbi, domande su Internet Monitor, nel senso che state, o piuttosto che cross account observability, piuttosto che data mask, che state cercando di metterlo in pratica e vi serve qualche suggerimento, avete dubbi, scriveteci sul meetup, e ci vediamo il 16 maggio poi con il prossimo intervento di Alessandro. Perfetto, grazie mille. Ciao a Grazie tutti. a tutti. Buona Grazie. serata. Buona serata. Ciao a tutti, Ciao. grazie. Ciao, Buona serata. ciao. Ciao.